Benvenuti nel mio canale, per chi non mi conosce io mi chiamo Antonella e oggi facciamo insieme questo panduro sofficissimo con lievito di birra. Per prima cosa prepariamo una emulsione che andrà dentro il panduro. Mettiamo 2 cucchiai di marsala, 40 g di cioccolato bianco, 40 g di burro, 2 bacche di vaniglia, i semi e 20 g di miele. Portiamo a bollore sul fuoco e poi mettiamo da parte a temperatura ambiente. Ora prepariamo il lievitino. Nella ciotola della planetaria versiamo 80 g di acqua, 10 g di lievito di birra sbriciolato, un cucchiaino di miele ed iniziamo a sciogliere con la frusta K. Aggiungiamo 80 g di farina forte con il 14% di proteine e lavoriamo. Ecco pronto il lievitino, facciamo raddoppiare per 2 ore coperto al caldo. Ora che il lievitino è raddoppiato, misuriamo 350 g di farina forte e togliamo 12 cucchiai e mettiamo da parte. Aggiungiamo al lievitino 100 g di acqua, un cucchiaio scarso di zucchero e tutta la farina rimasta nella ciotola, non i 12 cucchiai che ci serviranno dopo. E lavoriamo a velocità 1, non di più. Ora ci occorrono 6 tuorli, ma ne aggiungeremo uno alla volta. Aggiungiamo il primo tuorlo, un cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di farina presi dai 12 cucchiai messi da parte e lavoriamo sempre con la frusta K fino a che l'impasto si aggrappa alla frusta. Per le dosi dello zucchero e tutte le altre dosi degli ingredienti le trovate nell'info box. Ora aggiungiamo il secondo tuorlo, un cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di farina. Lavoriamo fino a che si aggrappa la frusta, sempre così. Ora aggiungiamo il terzo tuorlo, un cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di farina fino a quando si aggrappa. Ora aggiungiamo il quarto tuorlo, sempre un cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di farina fino a quando si aggrappa. Ora il quinto tuorlo, un cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di farina fino a quando si aggrappa. Ora aggiungiamo l'ultimo tuorlo, lo zucchero restante, tutto lo zucchero che rimane, 6 g di sale e il resto della farina, tranne un cucchiaio. Un cucchiaio di farina tenetelo da parte.
Ora spatolate 110 g di burro, il burro uscitelo dal frigo 20 minuti prima di impastare. Aggiungiamo il burro in 3 riprese a fiocchetti e sempre a velocità 1. Comunque vi lascio nell'info box tutta la lista degli ingredienti e se avete domande o commenti scrivetemi. Dopo aver aggiunto tutto il burro, aggiungiamo metà emulsione a filo con il cucchiaino senza far smontare l'impasto. Ora è arrivato il momento di aggiungere l'ultimo cucchiaio di farina e l'altra metà dell'emulsione sempre a filo, non facendo smontare l'impasto, mi raccomando. Ora cambiamo, togliamo la frusta K e mettiamo il gancio. Mettiamo una spolveratina di farina ed impastiamo con il gancio sempre a velocità 1 fino a incordatura. Versiamo l'impasto del panduro sul piano di lavoro e facciamo delle semplici pieghe strette e poi pirliamo e facciamo riposare il panetto per 20 minuti scoperto. Dopo 20 minuti pirliamo di nuovo senza pieghe e mettiamo in uno stampo per panduro imburrato da 750 grammi. Copriamo con la pellicola e facciamo riposare in frigo per tutta la notte. La mattina seguente usciamo dal frigo e facciamo arrivare fino al bordo. Ci vorranno all'incirca 6-7 ore. Mi raccomando, mettetelo vicino a una fonte calda, non in forno con luce accesa. Inforniamo in forno statico a 165 gradi per 50 minuti al primo piano coperto con alluminio e prima di sfornare misuriamo la temperatura all'interno che deve essere intorno ai 95-96 gradi. Sforniamo il panduro e lasciamo raffreddare nello stampo per 30 minuti. Poi possiamo capovolgere e far raffreddare per 3-4 ore. Una volta raffreddato lo chiudiamo in una busta pulita con zucchero a velo vanigliato. Il giorno dopo un'altra spolverata di zucchero a velo vanigliato e il panduro è pronto per essere tagliato e gustato. È soffice come un cuscino.
È così soffice e morbido che sembra zucchero filato. Lasciami un like e un commento se ti è piaciuto e vi ricordo che nell'info box ci sono scritti tutti gli ingredienti. Ciao!